Amici delle due ruote, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Oggi mi trovo alla concessionaria Ducati di Brescia in attesa di poter salire in sella alla nuova Ducati Multistrada V4S. Scopriamo insieme come va dopo la sigla. Le linee enfatizzano l'anima sportiva che questo marchio rappresenta. La qualità e l'attenzione ai particolari non sono da mettere in discussione, si tratta di una Ducati. L'accoppiamento e la verniciatura delle plastiche sono di primo ordine. A bordo di questa multistrada trovo una posizione rilassante per braccia, spalle e gambe. L'ergonomia sembra perfetta per la mia statura di 182 cm. La sella, larga il giusto e ben imbottita, consente lunghe percorrenze senza doversi fermare troppo spesso. La sua altezza, nella posizione più bassa, è di 840 mm da terra. L'altezza massima raggiungibile arriva a 860 mm. La porzione dedicata al passeggero offre un comfort di tutto rispetto. Le pedane sono leggermente arretrate e lievemente raccolte. Il loro posizionamento favorisce il trasferimento di carico in ingresso curva. La loro collocazione è alla giusta distanza da quella del passeggero per non interferire con i piedi durante la guida. Il manubrio largo, regolabile nella posizione, facilita le manovre nel traffico e consente un controllo ottimale del mezzo. Su questo modello ogni dettaglio è stato tenuto in considerazione. La sagoma degli specchietti è stata studiata al fine di non essere d'intralcio nella guida in piedi. I paramani sono robusti e proteggono bene. Con le manopole riscaldate si può viaggiare confortevolmente anche nelle stagioni più fredde. Il cupolino, facilmente regolabile nella posizione più alta, mi protegge dall'aria consentendomi di viaggiare con la visiera alzata. I deflettori alla base deviano efficacemente i flussi d'aria provenienti dai lati. La sagoma nella porzione più alta non è efficace per il passeggero, che di fatto risente in qualche modo delle turbolenze alle alte velocità. Comodo l'alloggiamento previsto per lo smartphone, convertibile in un portamonete o come deposito del biglietto autostradale. Le valigie si possono applicare senza dover montare un telaietto. Non essendo state installate prima della prova, non ho potuto valutare gli ingombri né l'aerodinamica alle alte andature. Come su una fuoriserie sportiva, la multistrada V4 si avvia premendo l'interruttore posto dinanzi al serbatoio. Il display da 6,5 pollici ci dà il benvenuto a bordo con una schermata accattivante. Le informazioni, sempre visibili in ogni condizione di luce, sono ben disposte e di facile lettura. Si ha tutto sotto controllo senza dover navigare necessariamente all'interno del menu. I blocchetti sono realizzati in maniera accurata. Gli interruttori hanno una logica di posizionamento che mi soddisfa pienamente. Bello il colore della loro retroilluminazione. L'intero impianto di illuminazione è a LED. La luce DRL dona al frontale un look aggressivo. L'illuminazione dei proiettori anabaglianti non necessita di faretti supplementari. Il fascio luminoso arriva in profondità e ha un raggio piuttosto ampio. Il look del fanalino di coda mi piace particolarmente, con la luce di posizione sdoppiata e quella dello stop che si illumina centralmente. Per quanto riguarda le luci direzionali posteriori, le avrei preferite integrate nella carrozzeria come quelle frontali. Il radar anteriore funziona quando è attivato il cruise control. Il sensore, posto sotto la fanaleria, rileva ogni rallentamento del veicolo che ci precede mantenendoci a una distanza di sicurezza. Una soluzione che consente di viaggiare più sereni, richiamando la nostra attenzione quando un pericolo si trova sulla traiettoria che stiamo percorrendo. Il radar posteriore è sempre attivo. Il sensore avvisa per mezzo di un LED posizionato sullo specchietto quando un veicolo sopraggiunge con l'intenzione di sorpassarci. Nel caso fossimo intenzionati a effettuare un cambio di corsia, il LED comincia a lampeggiare se la corsia è già occupata da un altro veicolo.
Tutti i sistemi elettronici previsti per la sicurezza si regolano nella sensibilità di intervento selezionando una diversa mappa del motore. In ogni caso, la multistrada ci consente di intervenire manualmente modificando i parametri fino alla completa disattivazione. Sul riquadro, posto in basso a destra del display, è possibile vedere il livello selezionato. Questa Ducati è in grado di offrire una guida estremamente efficace. I cambi di direzione sono veloci quanto il pensiero del pilota nel volerlo fare. La distribuzione ottimizzata dei pesi rende l'avantreno particolarmente leggero. Il canotto di sterzo, chiuso come una sportiva a 24,5 gradi e un forcellone decisamente allungato, rendono questa ciclistica maneggevole e precisa al tempo stesso. Sulla ruota anteriore da 19 pollici troviamo un pneumatico Pirelli Scompio Trail in misura 120/70. Al posteriore, sul cerchio da 17, lo stesso è in misura 170/60. Il loro comportamento è ottimo affrontando qualsiasi tipo di terreno. Il limite lo si trova quando si vuole scaricare a terra i tanti cavalli a disposizione. La forcella è una Marzocchi a steli rovesciati da 50 mm. Sul fodero sinistro l'idraulica viene gestita in maniera semiautomatica. Quello di destra offre la possibilità di regolare manualmente il precarico della molla. Considerando l'escursione di 180 mm e il grado di rigidità della molla al suo interno, a mio avviso questa forcella offre una maggiore performance su strade piuttosto che nell'off-road. Buona la scorrevolezza. In percorrenza di curva e forzando un poco l'andatura, in un primo momento l'avantreno non mi ha soddisfatto del tutto. Dopo aver aggiunto un giro di precarico alla molla, il comportamento della ciclistica risulta ora preciso come la lama tagliente di un bisturi. Il monoammortizzatore, infulcrato direttamente sul forcellone, è privo di leveraggi. La molla progressiva offre il supporto necessario al fine di non far sedere troppo la moto nelle forti accelerazioni. Il precarico può essere gestito scegliendo 3 diverse opzioni. Personalmente, quella che ho preferito è la modalità completamente automatica. L'idraulica ha sempre una funzione semiattiva. La scelta della taratura è personalizzabile in maniera totalmente indipendente da quella della forcella. Di fatto, il compartimento sospensione di questa Ducati è completamente regolabile, dando piena soddisfazione a chi piace ricercare uno specifico comportamento dinamico in virtù del proprio stile di guida. Considerando le velocità contenute raggiunte nella prova, non sono in grado di dare un giudizio sull'efficacia del carico aerodinamico offerto dagli spoiler montati al di sotto delle fiancate. Con i 170 cavalli a 10.500 giri e i 125 Nm di coppia a 8.750 giri, questo propulsore mette in chiaro quale sia la sua derivazione. Le prestazioni mi entusiasmano sia per potenza che per la linearità di erogazione. Le vibrazioni sono contenute e non disturbano a qualsiasi giro di rotazione. Il sound cattura l'attenzione dei passanti a bordo strada. Da un motore V4 ad altre prestazioni non si può pretendere che non scaldi. Nonostante gli sforzi fatti per il suo raffreddamento, meglio non imbattersi in strade troppo trafficate quando le temperature superano i 30 gradi centigradi. Alle basse andature il calore viene percepito maggiormente dal passeggero all'altezza delle gambe. Sfruttando questo V4 i consumi sono da superbike. Nell'utilizzo misto il consumo medio si aggira intorno ai 14 km per litro. Un'andatura più attenta può allungare la percorrenza chilometrica fino a un massimo di 16 km. Il serbatoio è in grado di contenere 22 litri di benzina. Il cambio ha gli innesti precisi e poco rumorosi. Il cambio elettronico è tarato per un uso sportivo. Il suo funzionamento è preciso al di sopra dei 5.000 giri di rotazione del motore. Anche la pompa della frizione è marchiata Brembo. L'azionamento non stanca anche in un utilizzo cittadino. Alle partenze da fermo non strappa. La rapportatura è di buon compromesso per un utilizzo sportivo su strade di montagna e per viaggiare su tratti autostradali. La ruota anteriore viene frenata da un impianto di altissimo valore. I dischi da 330 mm sono mossi da pinze Brembo Evo M50 a stilema.
I raccordi sono in treccia metallica e la pompa è una Brembo PR 18x19. Il mordente consente di ritardare la staccata come su di una Superbike pronto gara. La modulabilità è comunque gestibile anche per piloti non troppo esperti. La ruota posteriore è frenata da un disco di 265 mm e una pinza Brembo a doppio pistoncino. Nonostante questi due componenti siano di alta qualità, la frenata a me risulta poco incisiva e non troppo modulabile. La pompa tipo PS13 montata su questo modello non mi convince nella progressione di intervento. Ragazzi, anche questa prova è giunta al termine. A quei fortunati che possono permettersi di acquistare una motocicletta di questo livello, dico di non esitare se si tratta di una Ducati multistrada V4S. Un saluto da Jumbo Test!